travel with Stevie Kim. Hello, my name's Stevie Kim, and today we're in Roma, to have Giro Carbonara and Cacio e Pepe. So who did we call? Our Cicerone, Alessio. He's a Napolitano in Roma. So who'd better would know how to show us where to go in Roma? This area is Trastevere. It's very typical for Rome. I after go to taste carbonara. Okay, and the question is, carbonara with rigatoni or spaghetti? Okay, we'll find out. Buongiorno, sono Flavio, cuoco e proprietario del ristorante Flavio al Bellaudetto di Roma. Oggi andremo a fare due piatti, la carbonara e la cacio e pepe. Per la carbonara gli ingredienti fondamentali sono il tuorlo d'uovo, il grasso del guanciale che è arrosolato e che noi abbiamo recuperato, il guanciale e il pecorino. Questi tre elementi vanno messi in padella con l'aggiunta di un po' di guanciale e di un po' di pepe, poi all'interno va scolata la pasta. Piano piano si porta l'uovo a temperatura e quando capiamo con gli occhi che la carbonara deve uscire dal fuoco, usciamo dal fuoco, mantechiamo con pecorino, ancora un po' di pepe e un pochettino di crema che è rimasta sulla base della padella. Questa è la nostra carbonara. Ok, Alessio, abbiamo questo famoso carbonara di signor Flavio. Assaggiamolo. Ci mancherebbe. Sì. Con questo carbonara che vino abbiniamo? In questo caso stiamo abbinando una falanghina, Ok. che è un vitigno tipico molisano del sud d'Italia, un vino ricco. Secondo te, qual è la regola di abbinamento vino e cibo? Prima di tutto io penso che ci voglia il gusto personale, ognuno ha il suo gusto, però per alcuni piatti c'è la necessità che ci sia un certo accostamento. In questo caso, siccome il piatto, la carbonara, è un piatto molto ricco perché abbiamo il pecorino, abbiamo il guanciale, quindi abbiamo una falanghina che ha un bel corpo, un bel bilanciamento con l'acidità, ha un aroma di ginestre, di fiori bianchi. Qual è la differenza tra guanciale e pancetta? Lo dice il nome, la pancetta è la pancia, il guanciale è la guancia. È molto importante che il guanciale sia croccante, però non sia né bruciato né crudo. Come ora? Sì, perché questo è molto 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 ricco, invece questa con la freschezza, con acidità. E anche una bella struttura riesce ad accompagnare. Ok, il prossimo piatto. Per la nostra cacio e pepe usiamo un composto a base di pecorino grattugiato, acqua e pepe. Frulliamo tutto e portiamo ad una consistenza molto simile a quella che è la schiuma da barba. Una volta ottenuto questo composto, cuociamo la pasta, quindi nel nostro caso uno spaghetto alla chitarra o tonnarello come diciamo a Roma, lo scoliamo all'interno di questa boule e non torniamo più sul fuoco, perché altrimenti il calore ci farebbe filare poi il formaggio che è contenuto all'interno del contenitore. Quindi come vedete è una mantecatura che avviene a freddo. Aggiungiamo ancora un pochettino di acqua di cottura. Ok, siamo pronti per impiattare. Ancora un po' di pecorino, ancora un pizzico di pepe. Questa è la nostra cacio e pepe, semplice ma molto buona. Wow! Ma che pasta è questa? Tonnarello, Ok. che è una pasta fatta a mano tipica romana. Mai avuto tonnarello. Ok. Che vino abbiniamo? Qua abbiniamo, siccome il cacio e pepe anche è un piatto molto ricco, Wow. Ok. abbiamo scelto il Don Luigi, che è un Montepulciano, e proprio per la sua sapidità abbinata alla dolcezza contrasta bene il sapore del formaggio basta. e del pepe. Ok, allora con Don Luigi riserva. Ok. Una bella struttura, una bella acidità. Cheers. È più romano cacio e pepe o carbonara? Per la mia conoscenza, sia il cacio e pepe
che la carbonara sono due piatti, insieme alla matriciana, sono i piatti storici e tipici della cucina romana. Okay, that's a wrap from Flavio, ve l'avevo detto, and of course my sommelier for today, Alessio Di Maio Neorante. Ciao ragazzi, from Roma, with Anfora, Monte dei Cocci.